Se qualcuno sta parlando male di te proprio ora, probabilmente hai fatto qualcosa di giusto. Ti sei mai chiesto perché certe persone si agitano quando tu rimani calmo? Perché la tua pace li disturba più delle tue debolezze di un tempo? Oggi ti svelo 7 verità segrete sul perché la tua pace interiore li terrorizza. Ti avverto, alla fine capirai perché proteggere la tua serenità non è egoismo, è sopravvivenza. Quando la tua stabilità smaschera la loro fragilità. C'è un momento preciso nella vita in cui tutto cambia. È quel momento in cui smetti di cercare approvazione e inizi a cercare autenticità. È quando smetti di giustificare ogni tua scelta e inizi semplicemente a vivere secondo i tuoi valori. Ma questo cambiamento genera un effetto collaterale che nessuno ti ha mai spiegato. Diventi uno specchio ambulante per tutti coloro che non hanno ancora fatto questo percorso. La tua stabilità emotiva non è solo una conquista personale, è diventata una testimonianza vivente di quello che è possibile raggiungere quando si ha il coraggio di fare i conti con se stessi. E questo, credimi, disturba profondamente chi ancora vive nell'instabilità. Pensa alla persona che hai incontrato di recente e che sembrava strana in tua presenza. Quella che faceva battute sarcastiche sulla tua nuova versione o che sembrava a disagio durante conversazioni che prima fluivano naturalmente. Non è coincidenza. Seneca ci insegnava che la tranquillità è una scelta, non una condizione. Tu hai fatto questa scelta. Hai scelto di non lasciare che ogni vento emotivo ti spostasse dalla tua rotta. Hai sviluppato quella che i filosofi chiamano ataraxia, l'imperturbabilità dell'animo. Ecco cosa succede. Quando le persone vedono qualcuno che non si lascia più trascinare dalle tempeste emotive, si rendono conto di quanto loro stesse siano ancora in balia di ogni piccola perturbazione. La tua calma diventa un termometro che misura la loro febbre emotiva. Non stai facendo qualcosa contro di loro, sei semplicemente coerente con te stesso. Ma questa coerenza, questa solidità interiore che hai costruito mattone dopo mattone, attraverso esperienze dolorose e scelte difficili, riflette la loro inconsistenza come uno specchio implacabile. Ricorda una cosa fondamentale: la stabilità che hai raggiunto non è arrivata dall'oggi al domani. È il risultato di anni di lavoro su te stesso, anni in cui hai imparato a distinguere tra ciò che puoi controllare e ciò che non puoi. Anni in cui hai capito che la vera forza non sta nel reagire a tutto, ma nel scegliere a cosa vale la pena reagire. E qui arriva il punto che li disturba di più. Tu non hai bisogno del loro caos per sentirti vivo. Non hai bisogno del dramma per sentirti importante. Non hai bisogno dell'approvazione costante per sentirti degno. Questa autosufficienza emotiva è terrificante per chi invece dipende ancora dall'esterno per definire il proprio valore. È come se tu avessi scoperto una fonte d'acqua interna, mentre loro stanno ancora morendo di sete nel deserto delle relazioni disfunzionali. Ma aspetta, perché c'è qualcosa di ancora più profondo che devi capire su come la tua pace influenza gli altri. La tua stabilità non è solo personale, è contagiosa. E non tutti vogliono essere contagiati dalla serenità, perché significherebbe dover abbandonare schemi mentali che, per quanto dolorosi, sono familiari. Per i prossimi 3 giorni, osserva le reazioni delle persone quando rimani calmo in situazioni che prima ti avrebbero fatto agitare. Annota in un quaderno non cosa dicono, ma come cambia la loro energia. Nota se diventano più agitate quando tu rimani sereno. Questo ti aiuterà a capire quanto la tua pace influenzi l'ambiente circostante. Il potere silenzioso che nessuno ti ha insegnato. Il silenzio è diventato la tua arma segreta, ma non parliamo del silenzio passivo di chi non ha nulla da dire. Parliamo del silenzio attivo di chi ha tutto da dire, ma sceglie di non farlo. Epitteto insegnava: abbiamo 2 orecchie e una bocca per ascoltare il doppio di quanto parliamo. Tu hai finalmente capito questa lezione, e questo li spiazza completamente. Ricordi com'eri prima, sempre pronto alla replica, sempre in cerca dell'ultima parola, sempre bisognoso di far capire il tuo punto di vista. Ma ora hai scoperto che il silenzio è la risposta più eloquente che puoi dare. Quando qualcuno ti attacca e tu non contrattacchi, quando ti provocano
e tu sorridi, quando cercano di trascinarti in discussioni sterili e tu semplicemente non ci vai. Ecco, quello è il momento in cui il tuo silenzio diventa assordante. Ma c'è una differenza abissale tra il silenzio di chi non sa cosa dire e il silenzio di chi sa esattamente cosa dire, ma sceglie di non dirlo. Il tuo è il secondo tipo. È il silenzio di chi ha raggiunto una maturità tale da non sentire più il bisogno di avere ragione su tutto. Questo tipo di silenzio comunica più di 1000 parole. Dice: non ho bisogno di convincerti della mia verità perché sono in pace con essa. Dice: non devo vincere questa discussione perché ho già vinto la battaglia più importante, quella con me stesso. E sai cosa succede quando applichi questo principio? Gli altri si trovano a parlare da soli, si trovano a lottare contro un avversario che non combatte. È come cercare di litigare con l'acqua, impossibile, perché l'acqua prende la forma del contenitore senza opporre resistenza, ma alla fine è sempre l'acqua a vincere. Ma ecco il segreto che ti cambierà la prospettiva per sempre. Il tuo silenzio non è vuoto, è pieno di consapevolezza, di saggezza acquisita, di battaglie già combattute e vinte dentro di te. È il silenzio di chi non ha più nulla da dimostrare, perché ha già dimostrato tutto a se stesso. Quando le persone si trovano di fronte a questo tipo di silenzio, accade qualcosa di straordinario. Iniziano a riempire quel vuoto con le loro proiezioni. Iniziano a immaginare cosa stai pensando, a interpretare le tue espressioni, a leggere significati che potrebbero non esserci. Il tuo silenzio diventa uno schermo su cui proiettano le loro insicurezze. E questo, più di qualsiasi parola, li destabilizza profondamente. Marco Aurelio ci ricorda: molto spesso l'ingiustizia sta in quello che non si fa, non solo in quello che si fa. Tu hai smesso di fare molte cose, smesso di giustificarti continuamente, smesso di cercare approvazione, smesso di nutrire conversazioni tossiche con la tua energia. Questo non fare è diventato la tua strategia più potente. È l'arte marziale dell'anima, vincere senza combattere. E ora ti svelo qualcosa che pochi capiscono veramente. Il silenzio che hai sviluppato non è solo assenza di parole, è presenza di saggezza. È la capacità di ascoltare non solo quello che gli altri dicono, ma quello che non dicono. È la capacità di leggere tra le righe, di capire le motivazioni nascoste, di vedere oltre la superficie. Questa profondità di comprensione è ciò che li inquieta di più, perché sanno che tu vedi, sanno che capisci, sanno che il tuo silenzio non è ignoranza, ma conoscenza che ha scelto di non esporsi. Per una settimana intera pratica la pausa dei 3 respiri prima di rispondere a qualsiasi provocazione o commento negativo. Fai 3 respiri profondi e poi scegli consapevolmente se rispondere o rimanere in silenzio. Annota quante volte il silenzio si rivela più potente delle parole. Noterai come il tuo silenzio intenzionale cambia completamente le dinamiche delle conversazioni. Quando smetti di ballare al loro ritmo. Qui tocchiamo il cuore pulsante del cambiamento che hai attraversato. Hai smesso di essere un ballerino nelle coreografie emotive degli altri. Hai smesso di seguire ritmi che non sono i tuoi. Per anni hai ballato sulle note che altri suonavano. Ti arrabbiavi quando loro volevano che ti arrabbiassi. Ti disperavi quando il copione richiedeva disperazione. Eri diventato un attore consumato nel teatro delle emozioni altrui. Poi è successo qualcosa. Hai tolto le cuffie, hai smesso di sentire la loro musica e hai iniziato ad ascoltare il ritmo del tuo cuore. E quel ritmo era completamente diverso da quello che avevi seguito fino a quel momento. Seneca scrisse: «Ogni schiavitù è volontaria». E tu hai deciso di non essere più schiavo delle aspettative altrui. Hai spezzato le catene invisibili che ti legavano ai loro umori, ai loro bisogni di controllo, alla loro necessità di avere sempre un pubblico per i loro drammi. Questo cambiamento è profondo e irreversibile. È come se fossi passato da essere una marionetta a essere il burattinaio della tua stessa vita. I fili sono nelle tue mani ora. E questo li terrorizza, perché significa che hanno perso il controllo su di te. Non possono più premere i tasti giusti e ottenere la reazione che si aspettano. Il telecomando delle tue emozioni non è più nelle loro mani.
Ma c'è qualcosa di ancora più profondo che devi capire. Quando smetti di reagire secondo le loro aspettative, non stai solo cambiando te stesso, stai cambiando l'intero sistema di relazioni in cui eri inserito. Stai forzando gli altri a confrontarsi con versioni di se stessi che forse non volevano vedere. È come se tu fossi stato per anni parte di un'orchestra dove ognuno aveva il suo ruolo prestabilito. Tu eri il violino che suonava sempre la stessa melodia triste quando gli altri lo richiedevano, ma ora hai deciso di suonare la tua musica, o addirittura di rimanere in silenzio quando la sinfonia diventa sgradevole. Questo crea un vuoto nel loro schema mentale, un vuoto che li costringe a ripensare tutto. E ripensare è faticoso. È più facile etichettarti come cambiato in peggio, piuttosto che ammettere che forse eri tu quello che aveva ragione a cambiare. Marco Aurelio ci insegna: confina la tua mente a quello che è in tuo potere. E finalmente tu l'hai fatto. Hai smesso di cercare di controllare le reazioni degli altri e hai iniziato a controllare le tue. Hai smesso di cercare di cambiare gli altri e hai iniziato a cambiare te stesso. E qui arriva la parte che li sconvolge di più. Il tuo nuovo ritmo è autentico. Non è una posa, non è una strategia, non è una fase temporanea. È il risultato di un lavoro profondo su te stesso. È la manifestazione esteriore di una trasformazione interiore reale. E l'autenticità è contagiosa quanto è minacciosa. Quando le persone vedono qualcuno che vive secondo i propri valori, che non si piega alle pressioni sociali, che non sacrifica la propria pace per mantenere relazioni tossiche, questo le costringe a guardare le proprie vite con occhi diversi. La tua autenticità diventa uno specchio che riflette la loro inautenticità e non tutti sono pronti per questo confronto. Identifica 3 situazioni ricorrenti in cui ancora tendi a ballare al ritmo degli altri, invece che seguire il tuo. Può essere nel lavoro, in famiglia o con gli amici. Per ognuna di queste situazioni scrivi qual è il tuo ritmo naturale e come potresti iniziare a seguirlo. Poi, per i prossimi 10 giorni, concentrati su una sola di queste situazioni e pratica il seguire il tuo ritmo invece del loro. Osserva come cambia la dinamica. L'ironia di chi ti vuole indietro dove stavi male. Eccoci al paradosso più crudele di tutti. Le stesse persone che ti hanno visto soffrire, che hanno assistito alle tue crisi, che ti hanno visto toccare il fondo, ora vorrebbero riaverti indietro esattamente in quello stato. Sembra assurdo, vero? Eppure è esattamente quello che sta succedendo. E c'è una ragione molto precisa dietro questo comportamento apparentemente illogico. Quando eri nella tua versione guasta, eri più facile da gestire, eri prevedibile nella tua imprevedibilità, eri controllabile attraverso le tue ferite. Le tue insicurezze erano i loro punti di accesso alla tua psiche. Ripensa a come eri qualche anno fa, sempre in cerca di rassicurazioni, sempre bisognoso di conferme, sempre pronto a sacrificare te stesso pur di mantenere la pace, loro, non la tua. Quella versione di te era conveniente per chi aveva bisogno di sentirsi superiore, importante, indispensabile. Epitteto ci ricorda: nessuno può farti del male senza il tuo consenso. Bene, tu hai ritirato quel consenso. Hai smesso di permettere che le tue ferite fossero usate come leve di controllo. Hai chiuso quegli accessi che portavano direttamente al tuo dolore. E questo ha cambiato tutto, perché ora non possono più salvarti, non possono più essere i tuoi eroi, non possono più nutrire il loro ego attraverso la tua dipendenza emotiva. Ma ecco la verità più amara che devi accettare. Alcune persone hanno costruito la loro identità intorno al ruolo di salvatori nella tua vita. Quando non hai più bisogno di essere salvato, perdono il loro ruolo, la loro funzione, il loro senso di importanza nella relazione. È come se fossi stato per anni il paziente perfetto e loro i dottori perfetti. Ma ora che sei guarito, che hai imparato a prenderti cura di te stesso, che non hai più bisogno delle loro cure costanti, si sentono disoccupati emotivamente. Questo genera in loro una forma sottile di lutto. Stanno piangendo la morte della versione di te che permetteva di sentirsi necessari. Stanno elaborando la perdita del controllo che pensavano di avere sulla tua vita. Marco Aurelio scriveva: quando ti svegli al mattino, di a te stesso:
Le persone che incontrerò oggi saranno invadenti, ingrate, arroganti, disoneste, gelose e scorbutiche. Non lo diceva per essere pessimista, ma per essere preparato. E tu ora sei preparato. E qui arriva la parte che fa più male accettare. Alcuni di coloro che dicevano di amarti, in realtà amavano la versione guasta di te. Amavano il controllo che avevano su di te attraverso le tue ferite. Amavano il senso di superiorità che derivava dal confronto con le tue debolezze. Ora che sei guarito, ora che sei forte, ora che sei completo, quella dinamica non funziona più. E invece di celebrare la tua guarigione, la temono. Invece di gioire per la tua forza, la vedono come una minaccia. Questo non significa che siano necessariamente persone cattive. Significa che erano inconsapevolmente dipendenti dalla tua fragilità per definire se stessi. E le dipendenze, anche quelle emotive, sono difficili da spezzare. C'è ancora un aspetto di questa dinamica che devi comprendere completamente. Il tuo processo di guarigione non è stato solo un cambiamento personale. È stato un atto rivoluzionario. Hai dimostrato che si può uscire dai ruoli assegnati, che si può riscrivere la propria storia, che si può scegliere chi essere, indipendentemente da chi si è stati. E questo esempio vivente è terrificante per chi è ancora intrappolato nei propri ruoli disfunzionali. La tua libertà mette in evidenza le loro catene. La tua guarigione evidenzia le loro ferite non elaborate. Fai una lista delle persone che sembrano a disagio con la nuova versione di te. Accanto a ogni nome, scrivi onestamente quale ruolo avevano nella tua vita quando eri nella versione guasta di te stesso. Poi chiediti: cosa perdono ora che sono guarito? Questo esercizio ti aiuterà a capire le vere dinamiche in gioco e a non prendere le loro reazioni come qualcosa di personale contro di te. Quando la tua luce rivela le loro ombre, arriviamo al cuore più profondo di questa trasformazione. La tua pace non è solo un cambiamento personale, è diventata una torcia che illumina angoli bui che altri preferirebbero tenere nascosti. Non l'hai fatto apposta. Non stai cercando di giudicare nessuno. Semplicemente la tua presenza serena ha iniziato a funzionare come un rivelatore involontario, come quando accendi la luce in una stanza buia e all'improvviso vedi tutto quello che c'era, ma che non riuscivi a distinguere. Seneca ci insegnava: ogni giorno e ogni ora dovrebbero essere strappati via dalla vita passata. Tu hai fatto esattamente questo. Hai strappato via strati di condizionamenti, paure, schemi mentali limitanti. Hai fatto pulizia interiore e ora brilli di una luce diversa. Ecco cosa succede quando qualcuno inizia a brillare di luce propria. Mette in evidenza le ombre di chi gli sta intorno. Non volontariamente, non intenzionalmente, ma inevitabilmente. La tua tranquillità evidenzia la loro agitazione. La tua concentrazione evidenzia la loro dispersione. La tua autenticità evidenzia le loro maschere. La tua pace evidenzia il loro caos interiore. Ma c'è qualcosa di ancora più profondo in questo processo. La luce che emani ora non è artificiale. Non è una posa, non è una strategia, non è un'immagine che stai costruendo. È il risultato naturale di un lavoro interiore autentico. È la manifestazione esteriore di una pace interiore reale. E questo tipo di luce è impossibile da fingere o da imitare. Ha una qualità particolare, una frequenza specifica che risuona solo quando è autentica. È come la differenza tra la luce del sole e quella di una lampadina. Entrambe illuminano, ma una ha un calore che l'altra non può replicare. Quando le persone entrano in contatto con questa luce autentica, accade qualcosa a livello inconscio. Si attiva in loro una forma di riconoscimento primitivo. Riconoscono qualcosa che desiderano, ma che non sanno come ottenere. Vedono qualcosa che potrebbe essere possibile anche per loro, ma che richiede un lavoro che forse non sono pronti a fare. E qui arriva la parte più delicata da comprendere. La tua luce non giudica le loro ombre, non le condanna, non le critica, non le attacca, semplicemente le rivela. È come un raggio di sole che entra in una stanza polverosa. Non è il sole che crea la polvere, ma è il sole che la rende visibile. Allo stesso modo tu non stai creando i problemi degli altri,
stai solo rendendo visibili problemi che c'erano già, ma che erano nascosti nell'oscurità dell'inconsapevolezza. Epitteto diceva: non sono gli eventi a turbarci, ma i giudizi che diamo sugli eventi. Le persone che si sentono a disagio in tua presenza non sono disturbate da te, ma dal confronto che la tua presenza genera con i giudizi che hanno su se stesse. Ma c'è un aspetto di questo fenomeno che ti cambierà la prospettiva per sempre. Non tutti reagiscono negativamente alla tua luce. Ci sono persone che, quando entrano in contatto con la tua pace autentica, si sentono ispirate invece che minacciate. Si sentono incoraggiate invece che giudicate. Vedono in te un esempio di quello che è possibile raggiungere. Queste sono le persone che vale la pena tenere vicine. Queste sono le persone che celebrano la tua crescita invece di temerla. Queste sono le persone che usano la tua luce per illuminare il proprio cammino, invece di cercare di spegnerla. La tua pace sta facendo una selezione naturale nelle tue relazioni. Sta attirando chi è pronto per la crescita e allontanando chi è ancora attaccato al caos. Non è una punizione per nessuno, è semplicemente la legge naturale dell'attrazione delle frequenze simili. Per i prossimi 7 giorni, osserva attentamente le reazioni delle persone quando entri in una stanza o quando partecipi a una conversazione. Dividi mentalmente le persone in 2 categorie, quelle che sembrano rilassarsi in tua presenza e quelle che sembrano agitarsi. Non giudicare nessuna delle 2 categorie, semplicemente osserva. Alla fine della settimana rifletti su quello che hai notato e su cosa questo ti dice sulle dinamiche energetiche delle tue relazioni. La fine dei tuoi spettacoli emotivi. Ecco uno dei cambiamenti più radicali che hai attraversato. Hai smesso di essere un intrattenitore emotivo. Hai chiuso il teatro delle tue reazioni e mandato a casa il pubblico. Per anni sei stato inconsapevolmente un attore sul palcoscenico della vita altrui. Ti arrabbiavi quando era richiesta rabbia. Ti disperavi quando il copione chiamava disperazione. Ti scusavi quando era necessario un colpevole. Eri diventato un perfetto attore nelle rappresentazioni emotive degli altri. Ma poi hai fatto qualcosa di rivoluzionario. Hai smesso di recitare. Hai abbandonato il palcoscenico. Hai detto basta agli spettacoli. Marco Aurelio scriveva: quanto disturbo si evita, non guardando quello che dice o fa il vicino, ma solo badando alle proprie azioni. Tu hai imparato questa lezione nel modo più profondo possibile. Hai smesso di performare per gli altri e hai iniziato a vivere per te stesso. E questo ha generato un terremoto nelle tue relazioni, perché molte persone non sapevano come relazionarsi con te al di fuori del contesto dello spettacolo. Non sapevano chi eri quando non stavi recitando un ruolo. Ma qui arriva la parte che li ha sconvolti completamente. Il tuo rifiuto di continuare a fare spettacoli emotivi non è stato solo un cambiamento comportamentale, è stato un atto di profondo rispetto verso te stesso. Hai deciso che la tua energia emotiva era troppo preziosa per essere sprecata in performance che non ti nutrivano l'anima. Hai smesso di arrabbiarti a comando. Hai smesso di giustificarti continuamente. Hai smesso di drammatizzare situazioni che non meritavano tutto quel carico emotivo. Hai iniziato a scegliere consapevolmente a cosa valesse la pena reagire e cosa invece poteva essere semplicemente osservato e lasciato andare. Questa discriminazione emotiva è un segno di maturità profonda. È la capacità di distinguere tra ciò che merita la tua energia e ciò che è semplicemente rumore di fondo. È l'abilità di mantenere la tua pace interiore anche quando tutto intorno a te è in subbuglio. Seneca ci ricorda: non è che abbiamo poco tempo a disposizione, ma ne sprechiamo molto. Tu hai smesso di sprecare tempo ed energia in spettacoli emotivi che non portavano a nulla di costruttivo. Hai iniziato a investire le tue risorse emotive in modo più saggio e strategico. E qui arriva qualcosa che forse non avevi mai considerato. Quando hai smesso di essere reattivo, hai iniziato a essere responsivo. C'è una differenza abissale tra queste 2 modalità. La reattività è istintiva, automatica, spesso sproporzionata. La responsività è consapevole, misurata, appropriata alla situazione. La reattività dice: devo rispondere immediatamente a ogni stimolo. La responsività dice:
posso scegliere se, come e quando rispondere. Questa evoluzione da reattivo a responsivo ti ha reso una persona completamente diversa. Hai sviluppato quello che i filosofi chiamano controllo di sé, non la repressione delle emozioni, ma la gestione consapevole di esse. Ma c'è un livello ancor più profondo di questa trasformazione. Il tuo rifiuto di continuare gli spettacoli emotivi ha mandato un messaggio chiarissimo a tutti coloro che ti circondano. Non sono più disponibile per il dramma gratuito. Questo messaggio, silenzioso ma potente, ha costretto molte persone a ripensare il modo in cui si relazionavano con te. Alcune hanno accettato questo cambiamento e hanno iniziato a interagire con te su un livello più autentico e maturo. Altre, invece, si sono sentite frustrate perché non riuscivano più a ottenere da te le reazioni che si aspettavano. Epitteto insegnava: controlla le tue percezioni, non lasciare che prendano il sopravvento su di te. Tu hai imparato a controllare non solo le tue percezioni, ma anche le tue reazioni alle percezioni altrui. Hai smesso di permettere agli umori degli altri di dettare i tuoi stati emotivi. E ora arriva la parte che cambierà per sempre il modo in cui vedi te stesso. La fine dei tuoi spettacoli emotivi non significa che sei diventato freddo o insensibile. Al contrario, significa che sei diventato più selettivo riguardo a quando e come esprimi le tue emozioni. Le senti ancora tutte, ma ora hai la saggezza di scegliere quali meritano di essere esternalizzate e quali è meglio elaborare internamente. Questa capacità di sentire senza necessariamente reagire è un superpotere emotivo. Ti permette di rimanere concentrato anche nelle tempeste, di mantenere la tua pace anche nel caos, di essere presente senza essere trascinato via dalle correnti emotive degli altri. Per i prossimi 14 giorni, prima di reagire emotivamente a qualsiasi situazione, fermati e chiediti: questa situazione merita la mia energia emotiva? Reagire migliorerà la situazione o la peggiorerà? Sto reagendo per abitudine o per scelta consapevole? Tieni un diario di queste pause di riflessione e nota come cambia la qualità delle tue interazioni quando scegli consapevolmente se e come reagire. L'arte di amare senza attaccarsi. Arriviamo al livello più elevato della tua trasformazione. Hai imparato l'arte più difficile dell'esistenza umana. L'arte di amare senza possedere, di dare senza aspettarti, di essere in relazione senza perdere te stesso. Questo è forse il cambiamento più radicale che hai attraversato e quello che disturba di più chi ti circonda, perché hai imparato a distinguere tra amore e attaccamento, tra cura e controllo, tra presenza e possesso. Epitteto ci insegnava: non dire di avere perso qualcosa, ma di averla restituita. Tu hai applicato questo principio alle relazioni umane. Hai smesso di vedere le persone come un possedimento e hai iniziato a vederle come doni temporanei nella tua vita. Questo distacco, che non è indifferenza ma saggezza, ha trasformato completamente il modo in cui ti relazioni con gli altri. Non ami di meno, ami meglio. Non dai di meno, dai in modo più consapevole. Non ti importa di meno, ti importa in modo più sano. Ma ecco cosa questo cambiamento ha scatenato negli altri. Le persone che erano abituate a controllarlo attraverso la tua dipendenza emotiva si sono trovate spiazzate. Non riescono più a usare il ricatto affettivo. Non possono più manipolarti attraverso sensi di colpa o paure di abbandono. Il tuo amore è diventato libero. E l'amore libero è terrificante per chi è abituato all'amore condizionato, possessivo, dipendente. Prima amavi con disperazione, ora ami con serenità. Prima ti attaccavi alle persone come se la tua vita dipendesse da loro. Ora le ami rispettando la loro libertà e la tua. Prima avevi paura di perdere chi amavi. Ora sai che l'amore vero non può essere perso, può solo essere liberamente dato o liberamente ritirato. Marco Aurelio scriveva: perdere qualcosa è semplicemente cambiare. Tu hai capito che anche nelle relazioni i cambiamenti non sono necessariamente perdite, sono evoluzioni, trasformazioni, passaggi naturali della vita. Questo livello di distacco emotivo, che ribadisco, non è indifferenza ma maturità, ti ha reso una persona incredibilmente libera, libera di amare senza paura,
di dare senza aspettative, di essere presente senza bisogno di garanzie future. E qui arriva la parte che li sconvolge completamente. Il tuo modo di amare è diventato un terremoto per chi era abituato a relazioni basate sul bisogno, sulla dipendenza, sul controllo reciproco. Tu ora ami da un posto di pienezza, non di vuoto. Ami perché scegli di farlo, non perché hai bisogno di qualcosa in cambio. Questo tipo di amore è tanto liberante quanto spaventoso, liberante per chi è pronto a crescere, spaventoso per chi è ancora intrappolato nei vecchi schemi di dipendenza emotiva. Quando ami senza attaccarti, permetti alle persone di essere se stesse senza sentire il peso delle tue aspettative. Non cerchi di cambiarle, non cerchi di possederle, non cerchi di controllarle. Le ami per quello che sono, non per quello che potresti ottenere da loro. Seneca ci ricorda: ogni attaccamento è causa di sofferenza. Tu hai capito questa verità nel modo più profondo possibile. Hai imparato a distinguere tra amare una persona e aver bisogno di una persona, tra voler stare con qualcuno e non poter stare senza qualcuno. Ma c'è qualcosa di ancor più rivoluzionario in questa trasformazione. Il tuo distacco emotivo sano ha creato spazio per relazioni più autentiche, più profonde, più nutrienti. Quando smetti di aggrapparti disperatamente alle persone, crei l'ambiente perfetto perché possano scegliere liberamente di stare con te. E chi sceglie di stare con te da questo posto di libertà sta facendo una scelta autentica. Non sta rimanendo per senso di colpa, per paura, per dipendenza. Sta rimanendo per amore genuino. Questo ha fatto una selezione naturale nelle tue relazioni. Alcune persone se ne sono andate perché non riuscivano più a controllarti attraverso la dipendenza emotiva. Altre sono rimaste e hanno iniziato a relazionarsi con te su un livello completamente nuovo e più profondo. E ora arriva la verità che cambierà per sempre il modo in cui vedi l'amore. Il distacco che hai sviluppato non è assenza di cura, è presenza di saggezza. Non ami di meno, ami meglio. Non ti importa di meno, ti importa in modo più evoluto. Questo tipo di amore maturo è quello che i filosofi antichi chiamavano amore incondizionato, non nel senso di amare tutto senza discriminazione, ma nel senso di amare senza condizioni che l'altro deve soddisfare per meritare il tuo amore. Epitteto insegnava: non chiederti perché gli altri ti fanno del male, ma chiediti perché pensi che ti stiano facendo del male. Tu hai applicato questo principio anche all'amore. Non chiedi più alle persone di amarti in un certo modo per sentirti degno. Sai già di essere degno di amore, indipendentemente da come gli altri scelgono di trattarti. E qui arriva l'ultimo pezzo del puzzle che devi comprendere. Il tuo nuovo modo di amare sta insegnando agli altri cosa significa l'amore maturo. Stai dimostrando che è possibile amare profondamente senza soffocare, dare generosamente senza svuotarsi, essere presenti senza essere invadenti. Questo esempio vivente di amore evoluto è tanto ispirante quanto minaccioso. Ispirante per chi è pronto a crescere, minaccioso per chi è ancora attaccato a dinamiche di controllo e dipendenza. La tua capacità di amare senza attaccarti è la prova finale che hai raggiunto una maturità emotiva rara. È la dimostrazione che hai fatto pace con te stesso, al punto da non aver più bisogno che gli altri riempiano i tuoi vuoti interiori. E questo, forse più di ogni altra cosa, è ciò che disturba profondamente chi non ha ancora fatto questo percorso di crescita personale. Scegli una relazione importante nella tua vita. Può essere familiare, amorosa o di amicizia. E per i prossimi 21 giorni pratica l'amore senza attaccamento. Questo significa esprimere affetto senza aspettarti una risposta specifica, dare supporto senza tenere il conto di quello che ricevi, essere presente senza cercare di controllare l'esito della relazione. Alla fine dei 21 giorni, rifletti su come questa pratica ha cambiato la qualità della relazione e come ti senti internamente. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.